I gruppi e i cantanti K-pop sono amati da tantissime persone, ma nella storia di cui vi parlerò oggi c'è stato un vero e proprio scontro tra fan stranieri e fan coreani, per colpa di una controversia durata più di un anno. Nonostante l'assurdità non se ne è parlato molto, soprattutto in Italia, quindi dopo aver fatto un sacco di ricerca sono qui per parlarvi della storia di Seunghan e di come sia stato trattato dai fan del suo stesso gruppo idol. Se non ci conosciamo, ciao miao, sono Esther e sono una cosplayer. Se vi piacciono questo tipo di video non dimenticate di iscrivervi al canale, considerate l'idea anche di abbonarvi per contenuti esclusivi. E se ti piace la mia felpa, prendila anche tu sul sito di Pamplin e usa il mio codice LIPOFAGO per avere dei calzini gratis e supportarmi. Ma adesso iniziamo! RISE, abbreviazione di Rise and Realize, è un boy group coreano della SM Entertainment, composto inizialmente da 7 membri: Shotaro, Yoonseok, Sunchan, Wonbin, Sohee, Anton e Seunghan. Oggi parleremo proprio di quest'ultimo. Nato nel 2003 in Ilsan, in Sud Corea, Seunghan è stato un trainee per 2 anni e mezzo, ovvero si è allenato nel ballo e nel canto presso la sua agenzia, mentre aspettava il suo debutto, che accade finalmente il 4 settembre 2023, con il primo singolo dei RISE, Get a Guitar. Il concept di questo gruppo maschile era diverso rispetto agli altri. Se di solito gli idol sono visti come individui perfetti, intoccabili, lontanissimi da noi, i RISE si presentavano come ragazzi normali. Il loro Instagram sembra un account in comune tra amici che, per carità, dalle loro facce si capisce subito che non sono ragazzi normali perché sono bellissimi, sono vestiti bene, ma le foto sembrano comunque molto spontanee e senza troppi fronzoli. A ottobre 2022, un anno prima del debutto ufficiale, la SM Entertainment pubblica una serie di immagini che mostrano le sagome di 7 ragazzi. Da qui si inizia ad ipotizzare che possano essere i membri del loro prossimo boy group, cosa che verrà confermata a luglio dell'anno dopo, con tanto di reveal del nome. Arriviamo ad agosto 2023. Sembra mancare poco al debutto perché c'è stata anche l'apertura dell'account Instagram ufficiale dei RISE, in cui presentano tutti e 7 i membri del gruppo. Poco dopo però iniziano a circolare delle foto su internet in cui vediamo Seunghan, un po' più giovane, in atteggiamenti romantici con una ragazza. Più esattamente ci sono queste 3 foto in cui dà un bacio ad una ragazza e in una di queste sembrano essere a letto e in pigiama. Il volto della ragazza è sempre censurato in tutte le foto, ma insomma dall'atteggiamento si può capire che magari possa essere una sua ex. Ma non solo, poco dopo esce fuori altro su Seunghan. Non una foto, ma un brevissimo video mentre viene ripreso fumare una sigaretta. Ancora non si sa chi abbia condiviso queste foto e video, probabilmente una sua conoscenza, l'ex ragazza o addirittura una fan stalker, non lo sapremo mai. A fine agosto quindi vi ricordo che il gruppo non ha ancora ufficialmente debuttato. Seunghan fa un post sull'Instagram dei RISE, scusandosi. Ecco cosa scrive: sono Seunghan dei RISE. Vi scrivo perché sento di dovervelo dire in anticipo prima di presentarmi davanti ai fan. Prima di tutto mi scuso sinceramente con i fan che supportano i RISE. A causa dei miei problemi personali ho causato un danno al gruppo in un momento molto importante e critico prima del nostro debutto e ho deluso i membri e lo staff. Mi pento di non essere stato in grado di scusarmi subito perché ero spaventato e in ansia. Non do la colpa a nessuno e non voglio trovare scuse. Tutto questo è successo a causa della mia imprudenza e ho riflettuto molto sul mio tempo e sulle mie azioni passate. D'ora in poi darò priorità ai RISE. Mi comporterò con più attenzione non solo sul palco dei RISE, ma anche in tutte le circostanze che incontrerò. Farò del mio meglio affinché possiate percepire la mia sincerità verso il gruppo e i fan attraverso le mie azioni. Mi scuso ancora una volta. Grazie per aver letto questo lungo post. Anche la SM Entertainment, che vi ricordo essere l'agenzia dei RISE, ha annunciato di stare investigando su chi ha pubblicato quelle foto, per poi presentare denunce penali, dato che tali fughe di notizie non autorizzate e la loro diffusione sono atti illegali. Sarebbe così bello se la storia si fosse chiusa qui. E invece, il 22 novembre 2023, la SM ha annunciato che Seunghan si sarebbe preso una pausa di riflessione a causa dei commenti maligni e dell'esposizione della sua vita privata. A quanto pare, la stessa persona che ha condiviso la foto che abbiamo visto prima, o forse un'altra, non si sa, ha rivelato anche una live privata su Instagram tra Seunghan e Soobin degli TXT, in cui a quanto pare prendevano in giro un membro delle Seraphim, e c'erano solamente 4
4 spettatori collegati a questa live, il che fa pensare che questo leaker sia qualcuno a lui vicino, forse un amico stretto, non una ex ragazza. Nella dichiarazione rilasciata da SM Entertainment possiamo leggere questo: Seunghan avverte pressioni mentali e responsabilità al riguardo. Così, dopo una profonda riflessione, ha comunicato la sua intenzione di interrompere le attività a beneficio del gruppo. Abbiamo anche valutato che sia troppo difficile per lui continuare le attività in questa situazione e, rispettando la sua opinione di non voler più arrecare danno al gruppo e ai membri, abbiamo deciso della sospensione indefinita delle sue attività. Da qui capiamo che è stata una scelta dell'idol stesso, non dell'agenzia, che tra l'altro lo stesso giorno ha condiviso una lettera scritta a mano. Salve, sono Seunghan. Prima di tutto vorrei dire che mi dispiace molto. So bene che le mie azioni incaute del passato stanno danneggiando molte persone. Voglio scusarmi con i fan che hanno sostenuto me e i membri dei Rides. Sto riflettendo profondamente su me stesso e sul fatto che ho causato così tanti danni in un momento in cui avrei dovuto lavorare più duramente che mai e concentrarmi su ciò che devo fare. Continuerò a riflettere e a guardarmi dentro per diventare una persona migliore. Mi scuso ancora una volta con i membri, i fan e il personale del club. L'agenzia ci ha tenuto a sottolineare che questi video e foto sono stati fatti durante il tempo libero di Seunghan e soprattutto molto prima del suo debutto. Inoltre hanno evidenziato che uno dei video è stato modificato, alterando deliberatamente alcune sezioni per danneggiare il ragazzo. Forse si riferiscono alla live su Instagram o al video dove fuma? Da questo momento in poi i Rides continuano le loro attività in 6, senza neanche mai nominare l'esistenza di Seunghan, facendo finta che non esistesse più. Pubblicano vari singoli e iniziano a farsi notare sempre di più, guadagnando un pubblico sempre più vasto. Molte fan però consideravano i Rides ancora come un gruppo da 7 membri, attendendo con pazienza il ritorno di Seunghan, di cui però non si aveva nessun aggiornamento. Tanti altri invece credevano che l'agenzia stesse semplicemente aspettando la scadenza del suo contratto per evitare ulteriori drammi, cosa purtroppo già successa in passato. Ci sono stati molti idol che sono stati messi in pausa per poi non tornare mai più. Sorprendentemente però, ad ottobre 2024, la SM annuncia che Seunghan tornerà nei Rides a partire da novembre, dopo 10 mesi di pausa. Quasi un anno. Il ragazzo ha riflettuto a lungo sulle sue azioni, capendo che quello che aveva fatto in passato era sbagliato, chiedendo scusa ai fan e anche ai membri del suo gruppo, che vi ricordo tutte queste cose sono aver baciato una ragazza, aver fumato una sigaretta. L'agenzia d'altro canto ha espresso che le azioni del suo passato non erano in linea con la loro visione e che non fossero appropriate ad un artista, ma si sono presi il tempo per discutere e capire quale fosse il momento migliore per il suo ritorno. Inoltre chiedono scusa per la confusione e per aver creato difficoltà tra i fan dei Rides. La maggior parte delle fan felici di rivederlo erano quelle internazionali, che un po' come me, e immagino anche come voi che state vedendo questo video, non vedevano nulla di male, nessun problema in quelle foto trapelate. Per questo hanno ritenuto che la SM avesse fatto la scelta giusta nel farlo tornare, trovando ingiusto che Seunghan subisse un trattamento così severo per dei comportamenti tutto sommato normali per un adolescente. Purtroppo però non tutti hanno accolto positivamente la notizia. Altre fan, soprattutto asiatiche, quindi coreane, cinesi, hanno reagito in modo davvero estremo. C'era chi sui social lo insultava, minacciandolo di cose orribili. Poi c'era chi ha iniziato ad annullare i loro ordini per i book fotografici e il merch dei Rides. Chi ha affittato dei camion per mandare messaggi di odio, tipo Hong Seung-han fuori dal gruppo, ma ci sono altre persone invece che hanno fatto qualcosa che non avevo mai visto prima tra i fan del K-pop, ovvero questo. Sì, quelle sono centinaia, se non migliaia di corone funebri. E sì, sono state inviate dalle fan furiose del ritorno di Seunghan all'edificio dell'SM. Queste corone floreali presentavano messaggi come Seunghan lascia i Rides o i Rides sono 6. Le OT6, ovvero chi non lo voleva nel gruppo, andavano lì per farsi foto, video, persino dance cover, mentre invece le OT7, ovvero le fan che volevano Seunghan nel gruppo, sono andate anche loro di fronte alla SM, ma per buttare giù queste corone funebri o per tagliare i messaggi posizionati sopra. Poi c'è questo video che sinceramente mi fa molto male al cuore, dove hanno ripreso Seunghan mentre è davanti a queste corone funebri e legge i messaggi. Questo video non è confermato, molto probabilmente è fake, ma sono abbastanza sicura
che sia successo davvero, che lui abbia visto cosa fosse successo, e non voglio davvero immaginare cosa si provi nel guardare una roba del genere. Molti fan speravano che prima o poi l'odio si placasse, soprattutto dopo che i membri dei Rides hanno finalmente potuto esprimersi. Wonbin infatti ha scritto un messaggio ai fan, condividendo le sue preoccupazioni e spiegando che il gruppo ha discusso a lungo con l'azienda prima di prendere questa decisione. Ha espresso il desiderio di rendere felici i fan, scusandosi per le difficoltà, e ha ribadito l'importanza del loro supporto, promettendo di continuare a lavorare per rendere Rides motivo di orgoglio per loro. I fan hanno interpretato questa dichiarazione come un segnale che il gruppo era ben consapevole dell'insoddisfazione di una parte della fanbase riguardo il ritorno di Seunghan. Tuttavia si trattava di una scelta fortemente voluta da tutti i membri, tanto che hanno discusso a lungo per mesi e mesi per assicurarsi che fosse la scelta giusta. Il giorno successivo è stato pubblicato un video pre-registrato da Super Pop Japan, in cui 6 membri di Rides annunciavano la loro esibizione all'evento insieme a Seunghan. Finalmente tutti e 7 si sarebbero esibiti di nuovo su un palco, e durante il video sembrano tutti felicissimi, ma il più felice e sorridente di tutti era So-hee, perché lui e Seunghan erano amici molto stretti, avevano entrambi la bio uguale e lui l'ha mantenuta così anche durante la pausa di Seunghan. Purtroppo però la loro felicità non sarebbe durata a lungo. Oltre ai commenti negativi di una buona parte del fandom, gli azionisti hanno iniziato a lamentarsi del calo delle loro azioni, il che significava che i loro profitti erano a rischio. Ci sono sempre i soldi di mezzo in queste storie. Questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La SM non poteva rimanere a guardare, ha ovviamente notato questo delirio di massa e ha deciso di lasciare una nuova dichiarazione. Solamente 2 giorni dopo la prima. Si scusano per aver dato priorità al team di produzione piuttosto che alle preoccupazioni dei fan, riconoscendo che la loro decisione aveva generato confusione e dolore. Hanno spiegato che speravano che il ritorno di Seunghan potesse aiutare il gruppo a crescere, ma dopo aver visto le reazioni hanno capito che aveva solo causato ulteriori problemi. Alla fine è stato Seunghan stesso a decidere di lasciare il gruppo, ritenendo che fosse la scelta migliore per tutte le parti coinvolte. Ecco la lettera che ha scritto per spiegare la situazione. Ciao, sono Seunghan. So che molti hanno preso sul serio la questione del mio ritorno alle attività e anch'io sono consapevole della gravità della situazione attuale. Dopo aver riflettuto a fondo se ho pensato troppo a me stesso, se sto causando danni ai membri e alla compagnia e se è davvero giusto che io faccia parte dei Rides, che dovrebbero essere amati, mi sono sentito solo preoccupato e dispiaciuto. Quindi penso che lasciare il gruppo sia la strada giusta per tutti. Non voglio causare altro dolore o confusione ai fan, non voglio danneggiare ulteriormente i membri e nemmeno l'agenzia. Vorrei ringraziare l'agenzia e i membri che si sono impegnati per darmi un'altra opportunità e sono anche grato alle persone che mi hanno sostenuto per tutto questo tempo nonostante i miei molti difetti. Non voglio che il rapporto tra Rides e Brides, che stavano crescendo insieme sostenendosi a vicenda, venga danneggiato a causa mia. Mi spezza anche il cuore vedere i fan per i quali dovrebbe essere più che sufficiente amare i Rides litigare tra loro per colpa mia. Farò sinceramente il tifo per i Rides, che amo, sperando che ricevano ancora più amore in futuro. Il dettaglio inquietante di questa storia è che mentre la SM postava questa notizia, i membri del gruppo erano all'estero per una performance. Ciò vuol dire che hanno preso questa decisione senza di loro, gli unici che avrebbero potuto difenderlo. Probabilmente non avrebbero cambiato le sue sorti, ma insomma, alcuni hanno speculato che in realtà fosse tutta una messa in scena, l'agenzia sapeva già che sarebbe finita così e hanno inscenato questo finto ritorno giusto per poter dire almeno noi ci abbiamo provato, poi sono stati i fan che non volevano. Adesso ditemi voi cosa ne pensate, è giusto prendersela con un 18enne perché ha fumato e baciato una ragazza? Per me è davvero assurdo che questa vicenda sia accaduta per una stupidaggine del genere, ma forse a questo punto è meglio che Seunghan non sia più nel gruppo? La SM comunque ha annunciato che quest'anno avrebbe debuttato come solista, quindi chissà, vedremo. Io glielo auguro perché comunque alla fine ha passato più di 3 anni della sua vita a fare il trainee, a fare l'idol. Merita di intraprendere questa carriera, però senza drammi di questo genere. Lasciatemi un commento e fatemi sapere la vostra. Grazie mille per essere arrivati fin qua e noi ci vediamo alla prossima. Ciao miao!